Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere un nuovo punto che può essere adatto per fare delle copertine oppure addirittura delle borsette perché ha una trama molto particolare. Andremo a vedere questo punto, il punto waffle. Questo punto appunto prende il nome dal waffle perché la sua trama lo ricorda. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Vedete, ci sono tanti piccoli quadratini rientrati. Questo punto può sembrare difficile da fare, visto così, ma è davvero semplicissimo. Adesso basta chiacchiere, vi lascio direttamente al tutorial. Per avviare il nostro lavoro dobbiamo andare quindi a ricavarci le catenelle. Le catenelle devono essere un multiplo di 3 più 4. Nel mio caso vado a realizzarne 22. Quindi il nostro punto si andrà ad alternare su 2 giri, ma il primo giro che andremo a fare sarà un giro di base, che quindi lo troveremo soltanto all'inizio e alla fine. Adesso dobbiamo andare a fare un giro di maglie alte, ma le maglie alte non le andiamo a fare almeno all'inizio normalmente. Solitamente per la maglia alta all'inizio si saltano o 2 catenelle o anche 3 e si lavora nella quarta. Per il punto waffle ne saltiamo soltanto una, andiamo a lavorare direttamente nella seconda. Quindi andiamo a fare una maglia alta come sempre, ma andiamo a lavorare nella seconda maglia dall'uncinetto. Adesso proseguiamo a fare delle semplici maglie alte fino all'ultima maglia, fino all'ultima catenella. Ci vedremo una volta che avrete fatto il primo giro di base. Una volta che abbiamo finito il primo giro, quindi quello di base, e abbiamo concluso le nostre maglie alte, andiamo a fare una catenella. In ogni giro qui ci sarà sempre solo una catenella. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare una maglia alta. Quindi andiamo a farlo subito nella maglia disponibile dopo la catenella. Quindi questa è la catenella, qui andiamo a fare la maglia alta. A questo punto dobbiamo andare a fare il nostro primo giro del nostro punto. Vi ricordo che i giri che si andranno ad alternare saranno 2. Prendiamo il filo sull'uncinetto e invece di andare a fare una semplice maglia alta, dobbiamo andare a fare una maglia alta in rilievo. Quindi cosa facciamo? Entriamo proprio qui, in questo modo, nel punto. Vedete? Entro tra le maglie, prendo la maglia alta del giro di sotto e adesso vado a lavorare una maglia alta. Adesso lavoro 2 maglie alte classiche e adesso devo lavorare nuovamente una maglia alta in rilievo. Quindi entro proprio nel giro di sotto, prendo la maglia alta e vado a lavorare un'altra maglia alta. E adesso ripetiamo di nuovo lo stesso procedimento: 2 maglie alte classiche e di nuovo una maglia alta in rilievo. Dobbiamo alternare questi punti per tutto il giro, quindi
Dobbiamo andare adesso a proseguire con 2 maglie alte classiche, una maglia alta in rilievo, 2 classiche, una in rilievo, fino alla fine del nostro giro. Alla fine del nostro giro andremo a finire con una maglia alta in rilievo e poi una maglia alta classica. Adesso proseguo e vi faccio vedere anche la fine. Siamo arrivati quindi alla fine, vedete qui ho fatto una maglia alta, in rilievo 2 maglie alte, mi mancano gli ultimi 2 punti, quindi vado a fare una maglia alta in rilievo e poi vado a finire con una maglia alta. E il nostro primo giro è concluso. Eccolo qua. Non si vede ancora benissimo, ma qua iniziano a formarsi i nostri quadratini. Adesso vi faccio vedere come fare il secondo giro, quindi il secondo giro che andrete ad alternare per tutto il lavoro. Come vi ho detto prima, una catenella, giro il lavoro, vado a fare una maglia alta, quindi a inizio giro e a fine giro ci sarà sempre una maglia alta classica. Adesso nuovamente una maglia alta classica. Questa maglia alta nel giro di sotto corrisponde alla maglia alta in rilievo. Adesso nel giro di sotto ci sono 2 maglie alte classiche. Noi in questo giro andremo a fare 2 maglie alte in rilievo. Una. E 2. Dopo aver fatto le 2 maglie alte in rilievo, vado e faccio una maglia alta classica. Nuovamente 2 maglie alte in rilievo. Una. 2. E nuovamente adesso una maglia alta classica. Quindi devo proseguire in questo modo facendo una maglia alta classica, 2 maglie alte in rilievo, una maglia alta classica, 2 maglie alte in rilievo per tutto il nostro lavoro. Una volta arrivati a fine del giro vi faccio vedere come proseguire. Vi accenno già che come all'inizio qui alla fine dovete avere 2 maglie alte classiche. Siamo alla fine, come potete vedere ho fatto le ultime 2 maglie alte in rilievo, mi avanzano gli ultimi 2 punti, quindi vado a fare una maglia bassa classica e nell'ultima maglia un'altra maglia alta classica. E il nostro secondo giro è concluso. Vedete qui davanti inizia a formarsi proprio il nostro punto.
Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo andare a ripetere il nostro secondo giro. Quindi il nostro secondo giro si ripeterà nei giri pari, invece il terzo giro si andrà a ripetere nei giri dispari. Quindi adesso ve lo faccio vedere di nuovo velocemente e poi potete proseguire da soli. Faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare una maglia alta, una maglia alta in rilievo, due maglie alte, una maglia alta in rilievo, due maglie alte, una maglia alta in rilievo. Proseguo così fino alla fine. E abbiamo finito di ripetere di nuovo il nostro secondo giro. Adesso dobbiamo andare a ripetere il nostro terzo giro. Quindi come prima una catenella, giro e lavoro e vado a fare 2 maglie alte classiche, una, 2. Adesso vado a lavorare 2 maglie alte in rilievo, una, 2, una maglia alta classica, 2 maglie alte in rilievo, una maglia alta classica e 2 maglie alte in rilievo. Proseguo in questo modo per tutto il giro. E anche la nostra ripetizione del terzo giro è conclusa. Questo è il rovescio del nostro lavoro e questo invece è il dritto. Vedete che inizia proprio a formarsi il punto waffle, vedete, guardate qui che bello. Adesso proseguo a fare un altro paio di giri e vi faccio poi vedere come andare a concludere. Per chiudere il nostro lavoro andremo nuovamente a fare un giro di maglie alte. Se preferite potete concludere il lavoro così o anche fare un giro di maglie basse per finire ancora di più il lavoro. Ecco qua il nostro campione del punto waffle quasi concluso. Ricordatevi che ogni punto, ogni quadrato corrisponde a 2 giri, quindi il secondo e il terzo giro alternati. Io per ottenere questo risultato mi sono fermata una volta concluso il terzo giro. Quindi giro iniziale, secondo giro, terzo giro, secondo giro, terzo giro, così fino ad arrivare a fine del vostro lavoro. Adesso per andare a renderlo omogeneo andrò a realizzare un giro di maglie alte anche qua sopra.
Come per tutti gli altri giri, vado a fare una catenella, giro e lavoro delle semplicissime maglie alte. Se vorrete rendere il lavoro più simile a questo, vedete qui come escono le semplici maglie alte, in questo modo. Ne faccio un altro paio così le vedete meglio. Risulta così. Se volete renderlo più simile a qua sotto, andate a ripetere in realtà il secondo giro che abbiamo fatto. Quindi una maglia alta, la seconda maglia alta la facciamo in rilievo e poi di nuovo 2 maglie alte. Ripetete quindi il secondo giro per tutto questo giro, che sarebbe il giro di chiusura. Vedete come risulta? È più simile a questo giro. Adesso proseguo fino alla fine per concludere il mio quadratino, il mio campione. Gli ultimi 2 giri, le ultime 2 maglie, quindi la maglia alta in rilievo e la maglia alta classica per concludere. Ok, una volta che abbiamo finito il nostro giro, questo è il lavoro. Per chiudere definitivamente andiamo a fare una catenella, prendiamo le forbici e tagliamo il filo. Andando a sciogliere qui la catenella si creerà in automatico un nodino. Questo è il nostro campione finito. Risulta leggermente elastico ed è l'ideale per realizzare delle bellissime copertine, ma anche utilizzato con il cordino delle bellissime borsette. Questo è il retro del nostro lavoro, vedete? E questo è il nostro punto. Punto waffle finito, eccolo qua, ve lo faccio rivedere. Spero che questo tutorial semplicissimo ti sia piaciuto. Se riutilizzerai questo punto, taggami su Instagram, mi trovi come 1000 creazioni Sonia. E non dimenticarti di iscriverti al canale, attivare la campanella così ogni volta che pubblicherò un nuovo video ti arriverà una notifica. E se il video ti è piaciuto di lasciare un like e un commento in modo da supportarmi. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!